Su Peter Sellers se ne sono dette tante e dal momento che abbiamo deciso di parlare di lui siamo stati sommersi da una montagna di notizie sulla sua carriera artistica e di indiscrezioni sulla sua vita privata. Quello che possiamo dire e che ci trova d'accordo è che fu definito il genio comico per eccellenza, colui che influenzò le generazioni di comici che lo seguirono. Ma Peter Sellers era l'uomo che umiliava, bullizzava e feriva le persone, o l'uomo che sapeva far ridere e che portava gioia e divertimento? Forse entrambi. Beh, se lo vuoi scoprire, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, la storia, le tecniche e i suoi quesiti. In questo canale cerchiamo di diffondere quello che sappiamo di questo mondo, ma spesso ci rendiamo conto che tutto quello che studiamo e sperimentiamo ci serve moltissimo anche per la vita di tutti i giorni. Se ti interessa l'argomento e vuoi studiare anche tu con noi, vai sul nostro sito e segui i nostri webinar. Trovi il link qui. Oggi scopriamo un genio assoluto, Peter Sellers. Da quello che abbiamo visto era un vero disastro nella vita privata, ma un grande artista nella scena, un grande comico. Sembrerebbe che soffrisse di un disturbo bipolare delle personalità. Era tanto geniale quanto prepotente, era superstizioso e strano, ma vero, e pare che non credesse troppo in se stesso. Da molti viene descritto come un'anima tormentata, un mix di narcisismo, insicurezza e infantilismo, ma nonostante la sua follia, se così la possiamo chiamare, non c'è stato altro attore comico più geniale di lui, fino adesso. Ma chi era? Figlio di una coppia di artisti di varietà, Peg e William, fece la sua prima apparizione in scena a soli 2 settimane di vita. Sembra che fu portato in scena e che sentendo il pubblico cantare si mise a piangere facendo scoppiare la prima grande risata. Era destinato. Somiglia tanto alla stessa sorte di alcuni dei più grandi comici, sì, quelli del film muto come Keaton e Chaplin, tutti figli d'arte, tutti votati al pubblico. Anche Peter, come figlio d'arte, seguì i genitori in varie tournée, vivendo la vita del varietà e del vaudeville. Giovanissimo sapeva già ballare, cantare ed era pure un ottimo musicista. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, si arruolò nella Royal Air Force e fu assegnato alla RAF, impiegato nel famoso Gang Show, dove poté dare il suo contributo artistico intrattenendo le truppe. Divenne presto la star dello spettacolo. Pare che gli piacesse andare in giro con l'uniforme di scena da ufficiale e un giorno andò a trovare i suoi superiori nella mensa dedicata a loro, spacciandosi per un ufficiale. La cosa sembra che gli sia costata cara, fu ingaggiato con disonore. Ma Peter Sellers, in tutta la sua vita, si è sempre reso protagonista di situazioni particolari. Sin dalla sua giovane età, a scuola amava imitare i professori, i suoi compagni, facendo ridere tutta la classe. Era sempre alla ricerca di attenzione e non perdeva mai l'occasione. Ma come ha fatto a diventare famoso? Dopo la fine della guerra è stato grazie alla sua voce se ha riscosso grande successo. Usando uno stratagemma si fece notare e di seguito assumere per un programma in radio per la BBC. Come? Cosa ha fatto per farsi assumere? Alla radio? Beh, grazie alla sua capacità di imitare le voci, pare che un giorno, stufo di aspettare la sorte, abbia telefonato alla BBC, facendosi passare per un importante produttore. Disse: "Pronto? Ho visto un giovane attore di nome Peter Sellers, fa delle bellissime imitazioni, dobbiamo assumerlo, dobbiamo contattarlo prima che qualcun altro lo noti e ce lo soffi." Anche se il vero produttore si arrabbiò tantissimo, impressionato dal suo talento e dal suo coraggio, dopo che Sellers confessò, gli offrì davvero un posto alla BBC nei variety show. Fu questo l'inizio del suo successo. In 2 anni di trasmissione tirò fuori un vasto repertorio di voci, di personaggi e di battute. Il suo genio stava prendendo il volo.
Nacque così il Goon Show. Peter Sellers insieme a Spike Milligan e Harry Seacombe crearono il più famoso programma comico radiofonico inglese del dopoguerra. Portarono una ventata di novità, erano anarchici, smantellarono la vecchia maniera di fare comicità, introducendo le basi per un modo nuovo di intrattenere il pubblico. La comicità inglese prima del 54 era tradizionale, modesta e scontata. Con questi 3 attori invece cominciò la trasformazione e le cose iniziarono a cambiare. Le giovani generazioni iniziarono ad identificarsi al nuovo genere comico, apprezzandolo sempre di più. La voce per Peter Sellers era tutto. Il radio diede il meglio di sé, ma la sua ambizione lo porta verso il cinema. Dopo alcune esperienze in film che oggi potremmo dire low cost, iniziano quelle che lo fecero notare al grande pubblico e dove poté dare sfoggio alle sue capacità di interpretare anche più di un personaggio alla volta. Tra le esperienze più importanti c'è la commedia romantica con Sophia Loren, da cui ha origine la sua infatuazione per l'attrice. Sellers era così fuori da ogni contesto che confessò alla moglie di essere innamorato della Loren e che lo avrebbe chiesto di sposarlo. Potete immaginare come andò a finire. Sophia Loren rifiutò la sua proposta e il matrimonio si concluse con un divorzio. Ma non vogliamo tanto concentrarsi sulla sua vita privata, quanto sulla sua carriera di attore comico. Comunque, pare che ogni suo successo sia stato minato da una situazione personale alquanto discutibile. Fu nominato al Golden Globe nel 1962 per il ruolo in Lolita, diretto da Kubrick, e ottenne una nomination all'Oscar per il Dottor Stranamore, sempre diretto da Kubrick. In effetti, in questo film dà il meglio di sé. Qui è evidente il suo dinamismo creativo. Interpreta ben 3 ruoli con maestria e originalità. Anzi, in origine doveva interpretare anche un 4º personaggio, per il quale però fu sostituito da Slim Pickens in seguito a un incidente dove si ruppe una gamba. Di lui Kubrick disse che la sua naturalezza nel recitare era davvero sorprendente. La definì uno stato di estasi comica. Kubrick lasciava che il genio di Sellers si esprimesse liberamente. Infatti si attrezzò con 3 telecamere sempre su Sellers, perché non voleva perdersi nessuna delle sue trovate comiche che puntualmente nascevano ad ogni ciak. Sellers era un grande improvvisatore, dava il meglio di sé al primo ciak, ma la sua dote di improvvisazione non piaceva a tutti i registi che lo diressero e questo spesso lo infastidiva moltissimo, creandogli dei veri e propri momenti di crisi. Ma se dobbiamo dirla tutta, tutto il suo grande talento era quello di passare da un personaggio all'altro, di studiare con meticolosità tutto del personaggio, che spesso inventava di sé una pianta. La sua tecnica di creazione del personaggio è alquanto curiosa e originale. Te la raccontiamo subito, perché è degna di attenzione per noi che facciamo questo mestiere. Allora, aspetta. Tratto da varie interviste che abbiamo ascoltato, Sellers dice: io parto dalla voce, faccio una serie infinita di prove di tono, di volume e di inflessione per capire come suona. Poi, una volta trovata la giusta voce, si inizia a scoprire ogni altra cosa che deve rappresentare il personaggio. Disegno più volte il personaggio e poi insieme al truccatore decido quale trucco e quale caratteristica deve avere il volto. Se deve avere dei baffi, che tipo di acconciatura, eccetera. Poi arriva la camminata. Quella è identificativa tanto quanto il trucco e la voce. E via, il gioco è fatto, il personaggio prende vita, si impossessa di me. Il personaggio inizia ad esistere. Bellissimo, vero? Come vedi, anche il suo metodo è originale. In questo, lasciacelo dire, è stato un genio, un maestro. Non ha fatto altro che partire dal suo talento, che era la voce, e poi ha studiato tutto il resto, fino a diventare il più grande di tutti. In alcune interviste dice pure che spesso camminava per Londra con un registratore per registrare più voci possibili che poi studiava e riascoltava in studio per prendere ispirazione. Fu maestro nel creare dei personaggi comici che non hanno idea di quanto ridicoli siano. Guardiamo per esempio il più iconico dei suoi personaggi, l'ispettore Clouseau, un mix di fragilità e di goffaggine.
Clouseau si crede un vero agente segreto, ma in realtà è ingenuo e impacciato. È una caricatura, indossa un impermeabile Humphrey Bogart, ha un accento francese e anche un po' incerto. Insomma, è una copia imperfetta dell'eroe ideale. Ma alla fine è un eroe. Questo ci fa pensare che anche i personaggi inventati da Peter Sellers somigliano tanto a dei clown, soprattutto Clouseau. Certo, la vita di Peter Sellers non è stata una vita semplice, anche se famoso era tormentato, e forse alla fine, anche dopo averlo studiato, non siamo in grado di dare una risposta alla domanda iniziale: chi era davvero Peter Sellers? Amici e persone che lo hanno conosciuto lo hanno definito ciascuno alla propria maniera, ma forse era come tutti noi poveri umani, pieno di difetti, di contraddizioni, ed è solo una chimera la perfezione. Poi la fama, l'alcol e la droga, insomma, hanno fatto tutto il resto. Era tutto il contrario di tutto. La sua fama era inversamente proporzionale alla sua sensibilità, il suo genio e la sua gelosia morbosa. Qualcuno dice che fu tanti personaggi, ma mai se stesso. Poteva interpretare tanti personaggi, ma nessuno somigliava a lui. Tra tutte le cose assurde, le più strane è che mentre i suoi film guadagnavano milioni, lui si inabissava. Ci ha colpito questa affermazione su Peter Sellers. La sua vita assomigliava a un giro sulle montagne russe. Rende l'idea, no? Peter Sellers fu un tipo dal carattere particolare, con le sue stranezze, dalle personalità multiple, tanti quanti i suoi personaggi. O forse fu un genio imperfetto che alla fine non aveva più niente da dare perché aveva dato tutto sulla scena, come disse qualcun altro? In un'intervista del 1980, probabilmente una delle ultime, egli stesso disse: non esiste un Peter Sellers nella sua essenza. Dietro la maschera c'è un grande vuoto. Peter Sellers morì nel 1980 a soli 59 anni per l'ennesimo e ultimo attacco cardiaco, lasciando un'eredità artistica notevole, fatta di satira, black humor, imitazioni, parodie, canzoni e improvvisazioni geniali e irriverenti. Il genio di Peter Sellers segna l'inizio di una nuova epoca, quella di finali assurdi e senza senso, di cui hanno goduto tanti comici inglesi e non solo, da Monty Python a Mr. Bean per citarne alcuni. L'ultima grande apparizione di Peter Sellers, dopo anni di delusioni e vuoti artistici e creativi, fu nel famoso film Oltre il giardino, nel ruolo del giardiniere Chansey, fortemente voluto da lui. Ci mostra un personaggio fuori dal mondo e dalle logiche comuni, semplice e smaliziato. Vi consiglio di andarlo a vedere. Con questo ruolo Peter Sellers si guadagnò la seconda nomination all'Oscar. Sarà stato quel che è stato a livello privato, ma in fondo io guardo ora solo il suo aspetto comico. Il risultato della sua genialità è visibile agli occhi, è lampante, vive ancora oggi. È come una macchina in corsa che frena all'ultimo momento, travolgente ed esilarante come solo lui sapeva essere. Spero il video ti sia piaciuto, ma a me lo fai capire solo se mi lasci un like. Ciao, al prossimo video.